Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo video. In questo tutorial andrò a utilizzare il Chuck Lurex della Tessiland nella variante rosa antico e grigio chiaro. Sono gomitoli da 100 grammi per 380 metri di lunghezza ed è composto dal 97% acrilico e 3% poliestere. L'uncinetto di lavorazione è il 4. Detto questo, vi lascio al tutorial. Lavoreremo un unico pannello, un rettangolo, 1,30 m di larghezza e 70 cm di altezza, un unico pannello. Io con il Chuck Lurex ho montato 210 catenelle. Andremo a fare questi quadretti, dopodiché andiamo a fare dei puff, quadretti, punti alti, puff, quadretti, punti alti, puff, andiamo a finire come abbiamo iniziato. Arrivati a un certo punto andiamo a piegare così. Adesso qui non mi entra perché è abbastanza largo il pannello, quindi lo andiamo a piegare così e andremo a fare due cuciture sia da una parte che dall'altra. Arrivate a un certo punto così, questo lo allarghiamo, andiamo a rifinire tutto con il punto puff. Qui vi farò un piccolo campione appunto dei punti dei quadretti e dei punti puff. Allora prendiamo il filo e l'uncinetto e avviamo le catenelle. Io qui vi farò un piccolo campione anche perché il lavoro è talmente semplice che non c'è bisogno di fare tutto il pannello, quindi farò un piccolo campione e voi andate a fare un pannello, un unico pannello che misura 1,30 m di larghezza e di altezza 70 cm. Allora montiamo le catenelle. Io nel mio progetto originale ho montato 210 catenelle. Quindi montate le catenelle, faccio una catenella in più, prendo il filo sull'uncinetto, entro nella seconda dall'uncinetto e vado a fare la prima maglia alta. Quindi vado a ripassare tutte le catenelle a maglia alta. Allora, ripassata la catenella a maglia alta, andiamo a fare i quadretti. Quindi mi alzo con una catenella, volto il mio lavoro e vado a fare nella prima maglia, vado a fare una maglia alta. Quindi entro, vado a fare maglia alta, una catenella, prendo il filo sull'uncinetto, salto una maglia di base, vado in quella successiva e vado a fare maglia alta, una catenella, salto una maglia di base, vado in quella successiva, maglia alta. Quindi proseguiamo per tutta la riga. Terminata la riga di quadretti, a questo punto andiamo a fare la riga di maglie alte, quindi faccio una catenella, avvolto il mio lavoro e vado a fare una maglia alta sopra la maglia alta e una maglia alta dentro il quadretto, quindi nello spazietto della catenella, filo sull'uncinetto, nella maglia alta faccio maglia alta, dentro il quadretto c'è la catenella, andiamo a fare una maglia alta, sopra la maglia alta e dentro il quadretto maglia alta. Quindi proseguiamo per tutta la riga. Terminata la riga di maglie alte, a questo punto dobbiamo andare avanti per la prima fascia, quindi vedete la prima fascia, poi c'è la seconda fascia, la terza fascia, quindi la prima fascia e l'ultima fascia, ecco qua, sono uguali, quindi nella prima fascia andiamo a fare 6 righe di maglie alte e 5 righe di quadretti, quindi 1 2 3 4 e 5. Quindi nella prima fascia e nell'ultima, vedete, e nell'ultima fascia. Nelle altre fasce, quindi per 4 fasce andremo a fare 4 righe di maglie alte e 3 righe di quadretti, quindi per 1 2 3 e 4 fasce. Quindi 2 fasce andremo a fare 6 righe di maglie alte e 5 di quadretti, mentre per 4 fasce andremo a fare 4 giri di maglie alte e 3 giri di quadretti. Andiamo avanti, io mi fermo naturalmente così, quindi per la prima fascia andate avanti, quindi io taglio il filo qui. Adesso dobbiamo fare il punto puff, quindi non chiudo con il grigio e vado a chiudere con il rosa. Chiudo con il rosa, faccio una catenella, volto il mio lavoro e nella prima maglia vado a fare una maglia alta qui
Adesso cominciamo il punto puff, l'andata del punto puff e poi facciamo il ritorno. Quindi prendo il filo sull'uncinetto, salto 1 e 2, entro nella terza maglia e vado a fare maglia alta. Prendo il filo sull'uncinetto, ritorno indietro, quindi 1 e 2, quindi nella prima maglia saltata, entro nella prima maglia saltata e vado ad entrare una volta e tengo il sospeso nell'uncinetto, quindi 2, 3, 4 e 5, quindi per 5 volte chiudo tutto insieme, blocco con una catenella, prendo il filo sull'uncinetto, quindi questa è la maglia lavorata, salto 1 e 2, entro nella terza e vado a fare maglia alta, prendo il filo sull'uncinetto, ritorno indietro nella prima maglia saltata che è questa, quindi ritorniamo nella maglia saltata nella prima maglia, entro qui per 5 volte, quindi 1, 2, 3, 4 e 5. Chiudo tutto insieme, blocchiamo con una catenella, quindi filo sull'uncinetto, salto 1 e 2, entro nella terza e vado a fare una maglia alta, filo sull'uncinetto, ritorno nella prima maglia saltata che è questa, entro e vado a fare un punto puff, quindi 1 con 5 gettati, 2, 3, 4 e 5. Chiudo tutto insieme, blocchiamo, quindi continuiamo per tutta la riga. Qui mi rimane l'ultima maglia e la vado a chiudere con una maglia alta, faccio una catenella e volto il mio lavoro, quindi vado a fare la maglia alta sopra la maglia alta, prendo il filo sull'uncinetto, vedete il punto puff, c'è questo spazietto e questo spazietto che si forma qui, questo qui, ecco qui, ok? Quindi prima entriamo in questo spazietto e vado a fare una maglia alta, prendo il filo sull'uncinetto e ritorno indietro, vedete in questo piccolo spazietto che si è formato, entro qui e vado a fare 5 gettati, quindi un punto puff, 2, 3, 4 e 5, chiudo tutto insieme, blocco con una catenella e ho fatto il ritorno del punto puff. Allora continuiamo, quindi prendo il filo sull'uncinetto, vedete il punto puff che c'è questo spazietto e questo spazietto, all'inizio del puff c'è questo spazietto e alla fine del puff c'è questo spazietto, quindi entriamo prima alla fine, quindi vado a fare una maglia alta, prendo il filo sull'uncinetto, ritorno indietro nello spazietto qui all'inizio, quindi entro qui e vado a fare il puff, quindi 1, 2, 3, 4 e 5, chiudo tutte insieme, faccio una catenella, continuiamo con un altro puff, quindi vedete che qui c'è uno spazietto e qui c'è l'altro spazietto, quindi entriamo in questo spazietto e facciamo la maglia alta, poi passo nell'ultimo spazietto, in questo spazietto, e vado a fare 5 gettati, quindi 1, 2, 3,
4 e 5. Chiudo tutto insieme, blocco con una catenella e riparto con un nuovo puff, quindi l'ultimo. Quindi maglia alta, ritorno indietro nello spazietto all'inizio e vado a fare in punto puff. Quindi qui c'è lo spazietto, entro nello spazietto, faccio maglia alta, ritorno indietro, vedete, e vado a fare un punto puff. 3 e 5, chiudo una catenella, qui abbiamo l'ultimo punto puff e poi c'è la maglia alta, quindi entro qui, vado a fare una maglia alta, poi passo nel primo spazietto qui e vado a fare un punto puff, quindi 1 2 3 4 e 5. Chiudo tutto insieme, blocco con una catenella, prendo il filo sull'uncinetto e vado a fare una maglia alta. Qui non chiudo perché adesso dobbiamo inserire di nuovo il grigio, quindi partire di nuovo con le maglie alte. Quindi io vi faccio vedere la partenza con le maglie alte, come prendere le maglie sopra il punto puff. Quindi vado a tagliare il filato rosa, quindi tagliamo il filato rosa e andiamo a prendere il filato grigio. Quindi partiamo con il grigio. Ora vi spiego come prendere le maglie sopra i punti puff. Quindi chiudo con il grigio, stringiamo magari un po', ecco qui. Allora vado a fare una catenella, giro il mio lavoro, quindi la prima maglia alta è sempre la prima maglia alta. Qui vedete sopra il punto puff abbiamo 1 2 e 3, quindi entriamo nella prima maglia, nella prima solina, andiamo a fare maglia alta. Qui c'è la seconda solina che è questa, vedete la seconda solina che è questa, vado a fare maglia alta e poi c'è la terza solina che è questa, ecco qui, e la vado a lavorare a maglia alta. Quindi qui si vedono le asoline, vedete 1 2 3 1 2 3. Quindi continuiamo a prendere le maglie, quindi prendo il filo sull'uncinetto, entro nella prima solina che è questa, lavoro maglia alta, nella seconda solina che è questa lavoro la maglia alta, la terza asolina, quindi ogni punto puff sono 3 maglie. Quindi qui abbiamo un altro punto puff, entriamo nella prima maglia, nella seconda maglia e nella terza maglia, ecco qui. Quindi nella prima maglia, quindi abbiamo un punto puff, quindi nella prima maglia, nella seconda maglia e nella terza maglia. Quindi nella prima, nella seconda e nella terza maglia. Qui abbiamo l'ultimo punto puff, quindi nella prima maglia, nella seconda maglia, se mi leggo un po' che filo, quindi nella seconda maglia e nella terza maglia. E qui abbiamo l'ultima maglia alta, quindi andiamo a fare una maglia alta e abbiamo finito, abbiamo raccolto di nuovo le maglie. A questo punto andiamo a fare i quadretti, quindi abbiamo una maglia in più adesso, ok? Quindi vado a fare una catenella, prendo il filo sull'uncinetto, entro, una catenella, salto una maglia di base, vado in quella successiva e vado a fare il primo quadretto e vado a fare maglia alta, catenella, salto una e così via per tutti i giri che noi vogliamo. A questo punto dobbiamo andare avanti, quindi fatti i quadretti, ci alziamo con una maglia alta qui, andiamo a fare maglia alta nella catenella, maglia alta sopra la maglia alta sopra la catenella e così via per, quindi la prima fascia abbiamo 6 righe di punti alti, 5 righe di quadretti, mentre in 4 fasce
poi abbiamo i punti puff, quindi in 4 fasce di questi che abbiamo 4 righe di maglie alte, 3 righe di punti quadretti e poi abbiamo i punti puff, così via per la lunghezza del nostro pannello. Il nostro pannello deve misurare 1,30 m per 70 cm, quindi io metto da parte il campione e vado a prendere il progetto originale. Allora, preso il mio progetto originale, ho posizionato già i miei segnapunti dove deve venire la cucitura, sia da una parte che dall'altra. Ok, quindi io ho posizionato i miei segnapunti a 17 centimetri. A questo punto andiamo a fare una cucitura sia da questa parte che dall'altra parte. Allora, terminate le 2 cuciture, a questo punto andiamo a prendere il filato rosa e parto da qui direttamente. Allora entro in un punto qui e vado a fare maglia bassa e 2 catenelle, prendo il filo sull'uncinetto, salto 1 2, entro nella terza maglia qui e vado a fare una maglia alta, prendo il filo sull'uncinetto, ritorno indietro, quindi ritorno indietro delle 2 maglie e vado a prendere la seconda, la prima delle 3, 1 2 3 4 e 5 gettati, chiudo tutto insieme e blocco con una catenella, prendo il filo sull'uncinetto, quindi questa è già lavorata, salto 1 2, entro nella terza qui e vado a fare maglia alta, prendo il filo sull'uncinetto, torno indietro, quindi salto 1 e 2, torno indietro, quindi entro una volta, 2 volte, 3 volte, 4 volte e 5 volte, chiudo tutto insieme, blocco con una catenella, filo sull'uncinetto, quindi questa è già lavorata, vedete, 1 2, entro nella terza, quindi maglia alta, prendo il filo sull'uncinetto, ritorno indietro e prendo la prima delle 3, 1 2 3 4 5, chiudo tutto insieme, blocco con una catenella. Ecco qua, questo è tutto il lavoro che dobbiamo fare, tutto per come gira, quindi andiamo a completare tutto il giro, quindi qui andiamo a lavorare qui, quindi andiamo a completare tutto il giro e poi ci vediamo qui per continuare. Allora, terminato tutto il giro, mi sono andata a chiudere nella prima maglia alta, quindi a questo punto andiamo a fare il ritorno, quindi vado a fare una catenella e voltiamo il lavoro, quindi andiamo a lavorare adesso da questa parte, quindi prendo il filo sull'uncinetto, entro qui, vado a fare una maglia alta, quindi mi sposto, quindi supero questo punto del puff e vado in questo punto, entro e vado a fare una maglia alta, prendo il filo sull'uncinetto, ritorno indietro, quindi vedete qui all'inizio della maglia, quindi entro e vado a fare 5 gettati, quindi 1 2 3 4 e 5, chiudo tutto insieme, blocco con una catenella, filo sull'uncinetto, quindi questo è il puff, quindi dobbiamo lavorare su questo punto e su questo punto, quindi entro qui e vado a fare una maglia alta,
prendo il filo sull'uncinetto, ritorno indietro qui all'inizio del puff e vado a fare 5 gettati, quindi entro per 5 volte, 2, 3, 4 e 5, blocco tutto e chiudo con una catenella e continuiamo. Quindi prendo il filo sull'uncinetto, entro in questo punto del puff e vado a fare una maglia alta, filo sull'uncinetto, entro all'inizio del puff, vedete, e vado a fare 5 gettati, quindi 1, 2, 3, 4 e 5, chiudo e blocco con una catenella. Quindi continuiamo per tutto il giro, quindi ogni puff andiamo a fare il secondo puff, quindi 2, 3, 4 e 5, chiudo tutto insieme e blocco con una catenella. Quindi continuiamo, andiamo nel puff successivo, quindi maglia alta, entro all'inizio del puff e vado a fare 5 gettati, quindi 1, 2, 3, 4 e 5 e chiudo tutto insieme, blocco con una catenella. Allora a questo punto continuiamo per tutto il giro e ci vediamo alla fine per fare la manica. Allora sono arrivata alla fine, ho fatto l'ultimo punto puff, adesso mi vado a chiudere nel primo punto puff qui nelle 3 catenelle con una maglia bassissima. Quindi vado a fare un nodino, taglio il filo, quindi vado a tagliare il filo, ecco qui. Poi naturalmente i fili li andiamo a nascondere. A questo punto occupiamoci della manica. Io già una l'ho fatto, ho fatto una diminuzione e poi un giro di punti puff, quindi andata e ritorno dei puff. Quindi andiamo ad occuparci della manica. Sempre con il filato rosa faccio il nodino e parto direttamente da qui. Quindi vado a raccogliere le maglie a maglia bassa e vado a fare una diminuzione, quindi ho raccolto 67 maglie, quindi questa vale come prima maglia, quindi 2, 3, vedete, vado a prendere le maglie, quindi una la prendo qua, 4 e nel frattempo vado a fare una diminuzione, quindi una la prendiamo qui. Quindi andiamo a raccogliere tutte le maglie a maglia bassa e andiamo a fare una diminuzione, quindi per quanto la volete stretta la vostra manica andate a fare le diminuzioni. Io ho raccolto 67 maglie. Allora, terminato il giro di maglie basse, quindi io ho raccolto 67 maglie. A questo punto andiamo a fare i punti puff, quindi mi vado a chiudere nella prima maglia qui con una maglia bassissima. Qui vado a fare una catenella, prendo il filo sull'uncinetto, rientro di nuovo nello stesso punto e vado a fare maglia alta, così. Adesso prendo il filo sull'uncinetto, salto 1 e 2, entro nella terza maglia bassa e vado a fare maglia alta. Quindi prendo il filo sull'uncinetto, ritorno indietro e vado a lavorare la prima maglia saltata qui e vado a fare 5 gettati, quindi 1, 2, 3, 4 e 5. Chiudo tutto insieme, blocchiamo con una catenella. Allora questa è la maglia, vedete, la maglia lavorata, quindi salto 1 e 2, entro nella terza maglia bassa e vado a fare maglia alta. Prendo il filo sull'uncinetto, ritorno indietro, quindi lavoro, entro nella maglia, nella prima maglia bassa saltata, quindi entro e vado a fare un punto puff, quindi 1, 2, 3, 4 e 5. Chiudo tutto insieme, blocco con una catenella e vado a ripetere tutto. Quindi questa è quella lavorata, vedete che c'è la maglia alta, quindi salto 1 e 2, entro nella terza qui, quindi vado a fare maglia alta e poi ritorno indietro praticamente nella prima maglia saltata, che è questa, e vado a fare un punto puff, quindi 1, 2, 3, 4
e 5, chiudo tutto insieme, blocco con una catenella. Quindi ripetiamo per tutto il giro e poi ci vediamo qui per continuare. Terminato il giro mi sono chiusa nella maglia alta iniziale. A questo punto andiamo a fare il secondo giro di punto puff, quindi faccio una catenella, volto il mio lavoro, quindi qui vado a fare una maglia alta, quindi prendo il filo sull'uncinetto, vado qui, quindi il primo punto puff, entro in questo spazietto e vado a fare la maglia alta, prendo il filo sull'uncinetto, ritorno in questo spazietto, quindi all'inizio del puff, vedete qui, e vado a fare un punto puff, quindi entro per 1, 2, 3, 4 e 5 volte, chiudo tutto insieme, blocco con una catenella, prendo il filo sull'uncinetto, questo è il secondo puff, quindi questo è il primo spazietto, vedete qui c'è uno spazietto e qui ce n'è un altro, quindi entro prima in questo spazietto e vado a fare la maglia alta, poi entro nel secondo spazietto e vado a fare un puff, quindi 1, 2, 3, 4 e 5 e blocchiamo. Quindi questo è tutto il lavoro che dobbiamo fare a giro, quindi poi arriviamo alla fine e ci chiudiamo qui con una maglia bassissima. Quindi la manica viene così, quindi la manica, vedete, viene appunto così. Naturalmente poi i fili di lavorazione li andiamo tutti a nascondere e questo è tutto il lavoro, quindi il mio progettino termina qui. Quindi a questo punto completiamo la manica e il nostro progettino è pronto per essere indossato. Bene, non mi resta altro che salutarvi, darvi appuntamento al prossimo tutorial sempre qui sul canale di Dolce Vita. Un saluto a tutti.